Se noi veniamo al parco, come tutti noi, non è che veniamo al parco col borsellino per portare soldi. Per me l'hanno fatto perché non aveva soldi. Ci hanno fatto una cosa del genere, che se lei aveva qualcosa di soldi, stia tranquilli che non l'avrebbero ammazzata. Milano, quartiere Affori, siamo al parco di Villa Litta. Sono circa le 7 del mattino quando Marilena Negri resta vittima di un brutale agguato mentre passeggia con il cane. La donna è morta in seguito a una profonda ferita alla gola, ancora sconosciuto il movente dell'aggressione. Ogni giorno comunque io passo qua e nulla di pericoloso ho mai visto onestamente, quindi è abbastanza insolita, sì. Io la conosco benissimo questa signora, molto bene. È un tipo normale, tranquilla. Lei e il suo cane non è che aveva tanta amicizia, per quello no, anzi piuttosto tranquilla, andava, veniva con i suoi figli, tranquilla. La conoscevo di vista, non era amicissima, comunque da 20 anni a sta parte. I figli avevano frequentato lo stesso asilo, poi da 20 anni avevamo il cane e ci si trovava qui col cane. Stava sulle sue, tranquilla, cioè per dire, non faceva le sue cose, andava piuttosto non schiva, normale, una signora come noi, e viveva con una figlia qua nello stesso appartamento diviso in due, ok, lei con un compagno. Lei sapeva se aveva motivi di accredine con quello? No, nessuno. Una signora molto distinta e molto per bene, quindi non c'è problema per niente. Ci incontravamo al parco col cane e stavamo in buoni rapporti, cioè una persona molto educata, molto... Secondo le testimonianze la donna era viva all'arrivo dei soccorsi, ma sarebbe deceduta poco dopo a causa della ferita. La polizia sta ora visionando le immagini della telecamera di sicurezza del parco per individuare l'aggressore. Per me l'hanno fatto perché non aveva soldi. Ci hanno fatto una cosa del genere, che se lei aveva qualcosa di soldi, stia tranquilli che non l'avrebbero ammazzata. Hanno visto che non aveva niente e l'hanno strozzata, tutto lì.